Ciao ragazzi, oggi parliamo di Shawn Ray, conosciuto come il killer dei giganti, un atleta formidabile e controverso, presenza stabile fra i primi 5 al Mister Olympia durante tutto il decennio degli anni 90, tanto che in molti lo considerano uno dei re senza corona del bodybuilding. Shawn è stato uno degli ultimi alfieri del fisico classico e di un'epoca che valorizzava le proporzioni, la simmetria, la condizione di gara e l'arte della presentazione piuttosto che la massa e i volumi muscolari esasperati, e che ha subito negativamente l'evoluzione degli standard di giudizio nel bodybuilding agonistico, che partendo dal concetto di più bello e meglio, si sono progressivamente spostati verso quello di più grossi e meglio, una transizione avvenuta proprio negli anni 90, con l'avvento dei Mass Monster, iniziata con Dorian Yates prima, Ronnie Coleman poi e proseguita fino ad oggi. Personaggio schietto e diretto, Shawn non ha mai nascosto il suo profondo dissenso con questa evoluzione dei canoni di giudizio e con le politiche della IFBB, diventando un acceso contestatore del sistema. Un approccio che se da un lato ha messo in luce diverse situazioni torbide, dall'altro lo ha probabilmente penalizzato in qualche gara. Oggi Shawn, che oltre ad essere un grande campione, si è anche rivelato un ottimo uomo d'affari, continua a rimanere vicino al mondo dello sport, in qualità di imprenditore, editore, giornalista e opinionista, anche se bisogna riconoscere che la sua accesa vena polemica lo ha portato a volte a strafare, esibendosi in critiche sterili, motivate forse più dalla necessità di rimanere al centro dell'attenzione, piuttosto che da motivazioni e ragioni solide. Oggi ne ripercorriamo la brillante carriera agonistica, riscoprendo gli inizi della sua carriera sportiva, il suo approccio all'allenamento e all'alimentazione e la sua filosofia di vita. Enjoy! Shawn Ray nasce il 9 settembre 1965 a Placentia, in California, ottavo e ultimo figlio di Charles e Yvonne Ray, un bidello e una contabile, dai quali Shawn eredita l'ottima genetica e apprende l'etica del duro lavoro. Da ragazzo Shawn gioca a football ed aspira ad una carriera come professionista nella NFL. Seppure piccolo di statura, Shawn eccelle dal punto di vista atletico come scattista e nel 1983, a soli 18 anni, stabilisce 2 record della sua scuola che resistono ancora oggi, quello della velocità e il record per la corsa più lunga in uscita da una mischia, 98 yard. Purtroppo una distorsione ad un ginocchio gli impedisce di perseguire i suoi sogni nel football e lo convince a investire le sue energie nel bodybuilding. Sebbene si allenasse da tempo con i pesi per prepararsi al football, il suo incontro col bodybuilding avviene nel 1982, quando Shawn ha 17 anni e incontra John Brown, popolare Mister Universo dell'epoca. Sotto la guida di John, Ray apprende la disciplina, il metodo di allenamento e alimentazione e l'arte della presentazione, ma anche le strategie di promozione personale necessarie per rendere redditizia la carriera come bodybuilder, facendone un'attività imprenditoriale. Dopo soli 5 mesi di allenamento, nel 1983, Shawn esordisce sul palco di gara all'Orange Coast Championship, conquistando un ottimo secondo posto nelle piccole taglie, e solo una settimana dopo vince il titolo assoluto al California Gold Cup, un inizio entusiasmante che gli dà fiducia e lo convince delle sue possibilità di fare molto bene in questo sport. In 4 anni di competizioni come dilettante, dal 1983 al 1987, prenderà parte a 12 gare, ottenendo 8 vittorie, 3 secondi posti ed un terzo posto, un curriculum davvero asso pigliatutto. I suoi sogni di diventare un atleta professionista si concretizzano nel 1987, quando, con un peso di circa 89 kg per 1,68 m di statura, vince la categoria dei pesi medio-massimi e il titolo assoluto ai campionati NPC Nationals, conquistando la Pro Card IFBB. Esordisce sul circuito pro al Mister Olympia del 1988, finendo 13°, il suo peggiore piazzamento di sempre in una gara. Un verdetto che gli fa capire che ha bisogno di migliorare parecchio il suo fisico per competere ai massimi livelli. Dopo un anno di pausa dalle competizioni a causa di una squalifica per un contrasto avuto con Wayne D'Emilia, Shawn torna in gara nel 1990, vincendo sia l'Iron Pro Invitational che l'Arnold Classic, anche se in quest'ultima gara perderà il titolo perché squalificato, per essere risultato positivo al test antidoping per uso di diuretici. Fra il 1990 e il 2001
con un peso sui 92 kg, di muscoli cesellati e ottimamente distribuiti sul suo 1,68 m di statura, si affermerà come uno degli atleti più costanti e consistenti dell'intero circuito pro, prendendo parte a 12 edizioni consecutive del Mister Olympia. Fra i punti salienti della sua carriera ricordiamo la vittoria all'Arnold Classic del 1991 e i 2 secondi posti ottenuti al Mister Olympia, alle spalle di Dorian Yates, rispettivamente nel 1994 e 1996, e sono in molti a ritenere che nel 1996 Shawn meritasse la vittoria, considerata la condizione non ottimale presentata sul palco da Dorian quell'anno. Vittoria al Mister Olympia a parte, anche fuori dal palco la carriera di Shawn procede a gonfie vele, ha contratti di sponsorizzazione e figura regolarmente sulle copertine delle più popolari riviste di settore. Ma oltre che per i meriti sportivi, Shawn è anche molto noto per essere un personaggio polemico, schietto e onesto ma senza freni né peli sulla lingua, e sono famose le sue accuse al sistema, le accese critiche che fece alle politiche della IFBB, agli standard di giudizio delle gare e all'evoluzione, o forse sarebbe meglio dire la deriva, delle metriche di valutazione nel bodybuilding, verso canoni estetici che mettono la massa muscolare e i volumi esasperati al primo posto, a scapito dell'estetica e della simmetria. Fra le varie diatribe scatenate da Shawn, ricordiamo le polemiche con Wayne D'Emilia, che lo portarono alla sospensione per un anno dalle gare, nel 1989, fino ad arrivare ai contrasti con Lee Priest, Dexter Jackson e Chad Nichols, solo per citarne alcuni. E non potevano mancare le critiche agli atleti moderni, ritenuti da Shawn alla stregua di ottusi robottini, con poco valore personale, ma sentiamo dalle sue stesse parole la sua opinione al riguardo. Quando ho cominciato col bodybuilding, il bodybuilding era una forma d'arte. Quando parliamo di Bob Paris, parliamo di un artista. Quando parliamo di Lila Brada, parliamo di un artista. Frank Zane, Samir Bannout, Mohamed Makhawi. Questi erano gli atleti a cui mi ispiravo. Gente che non aveva allenatori, non aveva dietologi, non aveva guru. Questi si occupavano di tutti i dettagli. Per cui, quando li vedevi sul palco, vedevi il riflesso del loro lavoro e della loro arte. E io volevo fare la stessa cosa. Quello che non mi piace della situazione oggi è vedere atleti sul palco che gareggiano in gare che sono state scelte dal loro allenatore. Gente che segue una dieta che non capisce e devi chiedere al loro allenatore cosa mangiano e perché. Atleti che non sanno quante calorie assumono, eseguono solo quello che il loro coach gli dice di fare. Poi ci sono i guru con suggerimenti di ogni tipo e gli atleti eseguono senza capire solo perché lo ha detto il guru. Le fidanzate e le mogli cucinano i pasti, i coreografi che pensano alle routine di pose. Questo è quello che non mi piace oggi. Perché poi intervisti questi atleti e scopri che sono vuoti, che non hanno niente da dire, non sono preparati per il dopo gara, per presentare e promuovere se stessi e il bodybuilding. Shawn concluderà la carriera agonistica nel 2001, a 36 anni, con un sempre valido quarto posto al Mister Olympia. Conclusa la carriera agonistica, Shawn è rimasto vicino allo sport, come promotore, divulgatore, editore e giornalista, e ricordiamo che è stato uno dei cronisti del Mister Olympia dal 2017 al 2021, anche se rileviamo che il suo spirito, a volte oltremodo polemico, non lo ha fatto apprezzare molto in questa veste, e di fatto nel 2022 è stato rimpiazzato da Phil Heath. Oggi, alla soglia dei 60 anni, Shawn si mantiene in forma e continua con le sue attività imprenditoriali. Per quanto riguarda la vita privata, ricordiamo che nel 2003 si è sposato con Christine e insieme hanno 2 figlie, Asia Monet e Bella Blue. In palestra Shawn ha imparato presto, dal suo contatto con John Brown, a soffrire sotto i pesi, perché i risultati sono legati all'impegno che mettiamo nell'allenamento. Agli inizi seguiva i principi base divulgati da Weider, poi nel tempo, con l'esperienza, ha messo a punto una sua filosofia di allenamento e alimentazione, definendo alcuni principi che considera fondamentali per continuare a progredire nel tempo, sia in termini di volumi muscolari, ma soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di un fisico di qualità. In particolare ritiene che, raggiunto lo stadio di atleta intermedio e avanzato, sia molto importante modificare periodicamente le variabili di allenamento, per continuare a stimolare una risposta di adattamento da parte del corpo, evitando che l'organismo si adatti alla solita routine, stallando inevitabilmente. Shawn ha riassunto il suo pensiero nei seguenti 5 principi base. Primo, utilizzare esercizi diversi ad ogni allenamento di un dato gruppo muscolare. Secondo,
modificare l'ordine degli esercizi ad ogni allenamento. Terzo, modificare i pesi utilizzati e il range di ripetizioni eseguite ad ogni allenamento. Quarto, utilizzare tecniche di intensità come rest pause, drop sets e ripetizioni forzate per aumentare l'intensità dello stimolo allenante, stando comunque attenti a non esagerare per non incorrere nel rischio del sovrallenamento. Quinto, modificare spesso la tabella di allenamento, variando periodicamente la frequenza di lavoro dei diversi gruppi muscolari, il numero di sessioni settimanali e l'abbinamento dei muscoli nelle giornate di training. Chiaramente, con un approccio del genere, Sean non seguiva una tabella statica, ma piuttosto si allenava seguendo il suo istinto, cercando sempre di eseguire gli esercizi con una forte connessione mente-muscolo, in modo da sentire lavorare al meglio i muscoli target, piuttosto che concentrarsi solo sul peso sollevato, e in generale si allenava seguendo routine ad alto volume, nelle quali era solito eseguire 4-5 esercizi per gruppo muscolare, per un totale di una ventina di serie di lavoro. Anche sul piano alimentare Sean era piuttosto istintivo, lontano dalle gare seguiva una dieta abbastanza libera, stando comunque attento a non accumulare troppo grasso superfluo. Poi, a partire da circa 14 settimane prima di una competizione, cominciava a ridurre i cibi spazzatura e aumentava il numero di pasti, passando da 5 a 6-7 pasti più piccoli, mantenendo sempre bassi i grassi, riducendo i carboidrati e aumentando le proteine, il numero di sessioni di allenamento in palestra e l'attività aerobica. Infine adattava le calorie di settimana in settimana in funzione di come si vedeva allo specchio e del tempo rimanente prima del giorno della gara. Sean ritiene molto importante il fatto di sviluppare un rapporto di forte sintonia col proprio corpo e apprendere intimamente la risposta del proprio fisico alle diverse metodiche di allenamento e alimentazione, diventando al contempo sia atleti che allenatori e nutrizionisti di se stessi, in modo da sviluppare il proprio fisico seguendo un proprio percorso originale e il proprio senso artistico, fatto che ritiene sia una delle differenze principali fra gli atleti della sua epoca e gli atleti moderni, che si affidano alle cure di coach, allenatori e nutrizionisti, finendo con l'essere dei meri esecutori, inseriti in un processo più simile ad una catena di montaggio che non al lavoro di un artista. Un discorso opinabile, ma che stimola riflessioni interessanti. Riassumendo, Sean Ray è stato un grande protagonista del bodybuilding degli anni 90. Più volte secondo al Mister Olympia, ha avuto la sfortuna di incontrare sul suo percorso dei mostri come Lee Haney, Dorian Yates e Ronnie Coleman, che insieme alle politiche della IFBB gli hanno impedito di vincere il massimo titolo ed è oggi considerato come uno dei re senza corona del bodybuilding. Uno degli ultimi alfieri del fisico classico a confrontarsi ai vertici della Open Class, Sean non ha mai nascosto il suo dissenso riguardo alle metriche di giudizio e le politiche della IFBB, entrando più volte in aperto conflitto, spesso a ragione, con la federazione. Anche dopo essersi ritirato dalle competizioni, Sean non ha perso la vena polemica, entrando in contrasto con diversi atleti e personaggi del settore, ma alla lunga è diventato un po' vittima del suo stesso personaggio, spesso troppo autoreferenziale e motivato più che altro dalla volontà di rimanere al centro dell'attenzione, cosa non facile per un campione che non gareggia più da oltre 20 anni. Un approccio che lo ha più volte messo in cattiva luce. Di lui ricordiamo da un lato il fisico eccellente e le spettacolari performance sui palchi di gara, dall'altro la sua personalità ci ricorda il vecchio proverbio: prima pensa, poi parla, perché parole poco pensate portano pena. Ciao, alla prossima!